Continuiamo a scoprire Home Center 2 e tutte le sue funzionalità. Ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati su Mr. Apple. Prima di parlare dell'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le campanelle delle notifiche per non perdere nessun video. Nella scorsa puntata abbiamo visto il pannello di configurazione di Home Center 2, se non lo avete visto vi lascio qui sopra il link al video. Oggi continuiamo a vedere quello che è la parte più importante dell'Home Center 2. Oggi parliamo nello specifico del tab gruppi. Andiamo prima a vederlo sul nostro Mac e poi torniamo qui e ne parliamo insieme. E vediamo quindi adesso la sezione gruppi. All'interno della sezione gruppi troviamo i pannelli. Cosa sono i pannelli per Fibaro? Sono delle macro categorie e che vengono quindi poi visualizzate in queste sezioni. Andremo adesso a vedere quelle che sono le categorie più importanti e ci riserviamo ovviamente di andare a parlare delle altre categorie man mano che andremo a configurare dei dispositivi Z-Wave che possono afferire appunto a queste altre categorie. Il primo pannello è quello degli SMS. Ovviamente è facile intuire che parliamo di invio di SMS da parte di Home Center ai nostri numeri di telefono. Per poter fare questo ovviamente dovremo andare ad effettuare un abbonamento con Fibaro per inviare questi messaggi adesso, quindi comunque hanno un costo. Da questa sezione potremo andare a gestire quali numeri di telefono dovranno ricevere le notifiche da parte dell'Home Center e quali no, così come potremo andare a creare determinate funzioni per quello che riguarda l'invio di notifiche e di ricarica del nostro credito. Il pannello allarme riguarda ovviamente la gestione di un allarme domestico per quel che riguarda la configurazione in Z-Wave. Ovviamente questo è un pannello grafico che ci permetterà, nel momento in cui andremo a inserire i vari dispositivi, una configurazione molto semplice e veloce. Una configurazione fatta bene ovviamente prevede di andare ad operare tramite scene e automatismi direttamente tramite il codice Lua. Ovviamente questo pannello, per chi si approccia la prima volta a Home Center, sicuramente la funzione migliore per poter andare ad abilitare l'allarme, perché comunque verranno visti automaticamente tutti i dispositivi, come ad esempio sensori di movimento, come ad esempio i sensori di porta e finestre, ed eventualmente anche una sirena Z-Wave per un eventuale allarme sonoro. Ovviamente se poi decidessimo di andare a creare delle automazioni molto più complesse e possono anche integrare delle telecamere, ovviamente ci verrà in soccorso in questo caso il codice Lua. Altra sezione molto importante per quello che riguarda i gruppi è il pannello di riscaldamento. Nel momento in cui andremo a inserire le teste termostatiche ed eventualmente anche i termostati Z-Wave, ma anche altri dispositivi come ad esempio lo smart implant o degli switch che possono accendere e spegnere la caldaia, potremo andare a gestire da questo pannello la configurazione del nostro piano di riscaldamento individuale per ogni singola stanza. Ovviamente in questo caso è ancora vuoto perché siamo comunque su un sistema dove non c'è ancora nulla. Nel momento in cui andremo ad aggiungere una zona potremo andare a definire quelle che sono le temperature e poi man mano andare a gestire tramite la sezione collegamenti che trovate sempre in questo tab i sensori che dovranno far scattare poi dopo l'accensione della caldaia, ma sono tutte cose che andremo a vedere successivamente. Velocemente, pannello aria condizionata, umidità e irrigazione, ovviamente come per il riscaldamento permetteranno di andare a gestire l'accensione dell'aria condizionata. Per quello che riguarda l'umidità, andare ad aprire porte e finestre se fossero domotizzate o far partire una ventola per la dehumidificazione. Per quanto riguarda invece l'irrigazione, ovviamente per far partire l'impianto di irrigazione se avete un giardino. Ma la sezione che sicuramente è più importante è quella del pannello delle variabili. Perché la sezione pannello delle variabili è quella forse più importante? Semplicemente perché da qui potremmo andare a far scattare
tutte le condizioni dei nostri automatismi. Vedremo successivamente, man mano che andremo ad implementare delle scene, come lavorano le variabili. Per adesso vi dico che esistono due tipi di variabili, come potete vedere variabili semplici, ma comunque è un variabile lato utente, quindi viaggiano per il singolo utente e prevedono soltanto un campo e il valore di quel campo può essere aggiornato dalla scena, mentre per quanto riguarda le variabili predefinite, o meglio le variabili globali, esistono più tipi. Potremmo andare a inserire delle condizioni booleane piuttosto che un elenco di valori o una tabella. Il problema delle variabili predefinite è che essendo gestite a livello globale dall'Home Center 2, in determinate condizioni soltanto il super user può andare a effettuare un cambio del valore stesso. Pannello delle notifiche, altra sezione di una certa rilevanza all'interno del nostro hub domestico per dispositivi Z-Wave, è il pannello notifiche. Perché? Perché da qui potremo andare a preparare una serie di template da poter poi dopo richiamare nelle varie scene. Quindi ad esempio attenzione, aperta la porta in cucina perché c'è un sensore, quindi da qui potremo andare a gestire il testo del messaggio da inviare e come inviarlo, quindi se tramite SMS piuttosto che email, piuttosto che notifiche push sui nostri dispositivi. Ovviamente questa è sempre un'interfaccia grafica, quindi da qui serve per andare a inserire delle notifiche e rimarrebbero sempre qui, quindi potremo trovare un elenco infinito di notifiche, ma con il codice Lua potremo andare anche a inviare delle notifiche direttamente dalla scena inviando il comando. Vedremo comunque anche questo quando andremo a parlare delle varie scene. Vediamo ora la sezione collegamenti, di cui abbiamo già parlato ovviamente nel pannello di riscaldamento. Da qui potremo andare ad agganciare a un singolo sensore che possa essere di temperatura, per esempio per il riscaldamento, un dispositivo che permetta di far scattare la caldaia. Mi spiego meglio, anche se ovviamente risulta difficile senza un esempio pratico e visivo. Noi abbiamo un sensore di temperatura che dà il segnale alla valvola termostatica per quello che riguarda l'accensione o spegnimento della caldaia. Ovviamente al sensore di temperatura dovrà essere associato un dispositivo elettrico che possa accendere la caldaia stessa, quindi dovremmo associare a quel sensore un termostato piuttosto che uno smart implant, piuttosto che un relè che possa appunto svolgere la funzione di accensione e spegnimento della caldaia. Stesso discorso ovviamente vale per l'aria condizionata e l'umidità, ovviamente traslando ciò che sono i principi di funzionamento delle tre condizioni diverse, così come anche un citofono. A questo punto che abbiamo visto ciò che è la sezione gruppi in questa maniera molto veloce e rapida, torniamo alle nostre considerazioni finali. Ed ecco qui, abbiamo visto quindi quali sono le funzionalità offerte dal tab gruppi e da quali sono le sezioni più importanti. Da questa sezione praticamente potremo andare a gestire un gruppo di funzioni affinché poi dopo possiamo avere determinati eventi. Tra le sezioni più importanti troviamo sicuramente, come detto, il pannello allarmi. Da qui infatti andremo a trovare tutti i sensori, per esempio il motion sensor, per esempio il door sensor, quindi tutti quei dispositivi di sicurezza che potremo utilizzare per avere un impianto d'allarme all'interno della nostra abitazione. Un'altra sezione molto importante, come detto, è il riscaldamento. Da qui infatti potremo andare a gestire completamente l'ambiente di climatizzazione della nostra abitazione. Per farlo ovviamente avremo bisogno di valvole termostatiche e delle heat controller Z-Wave della Fibaro stesso o di altra marca, ma comunque Z-Wave, in modo da poter creare poi delle zone all'interno della nostra abitazione e andare a regolare la temperatura in ogni singola zona barra stanza. Per quanto riguarda invece il termostato, potrete utilizzare ovviamente un termostato Z-Wave. La Fibaro non ne produce, ma c'è la Danfoss, ce ne sono tantissime altre marche che sono comunque compatibili, o eventualmente potete utilizzare lo smart implant. Lo smart implant infatti è quel sostituto del binary sensor, quindi permette di accendere e spegnere dei dispositivi a basso voltaggio. Viene infatti utilizzato spesso per o collegarlo direttamente alla nostra caldaia o utilizzare il contatto del termostato stesso, quindi si mette dietro al termostato e lui dà l'input al termostato di accensione e spegnimento della caldaia stessa.
La sezione comunque più importante del tab gruppi è sicuramente quella delle variabili. Ne esistono due, una a livello utente e una a livello globale, ma che normalmente si utilizzano sempre quelle globali perché possono essere gestite in maniera migliore all'interno delle script Lua, anche perché al contrario della variabile a livello utente che permette un solo valore che poi viene scritto ogni volta, all'interno delle variabili globali invece potremo andare a inserire n valori che poi verranno lette nelle condizioni di if e then, mentre le variabili lato utente, quindi quelle nella parte alta, potrà essere soltanto aggiornata dallo script Lua, per cui servirebbe uno script o meglio lo script Lua che va ad aggiornare quella variabile, dopodiché da un'altra scena va a leggere quel valore, quindi un doppio passaggio è inutile visto che comunque le variabili globali già permettono di fare questo. Perché mi soffermo tanto su queste variabili? Perché ad esempio se noi vogliamo creare una scena di un allarme per l'attivazione o disattivazione di determinati sensori, potremo andare ad utilizzare le condizioni di if. If ovviamente ha bisogno di una variabile di test. La variabile di test andremo quindi a scrivere all'interno della nostra sezione delle variabili nel tab gruppi con ad esempio true e false, come ho fatto io. False è disattivo, true è attivo, quindi se è disattivo e voglio attivare l'allarme imposto tutte le condizioni affinché gli impianti d'allarme si vadano ad attivare e alla fine vado a fare un update della variabile stessa a true. Successivamente quando rientro andrà a leggere quella variabile che è impostata ovviamente a true e fa il giro contrario e va a mettere a false. Voi direte vabbè, ma possiamo farlo anche con la variabile standard. Sì, questo sicuramente è vero, ma per esempio ci sono delle scene che vedremo in successivi video molto più complesse, come per esempio per scene in base ai giorni della settimana piuttosto che a mesi dell'anno. Abbiamo quindi bisogno di una tabella che possa essere letta e la variabile sicuramente nella parte alta della sezione non va bene, bisogna utilizzare assolutamente quella della variabile globale. Questa era la sezione che volevo mostrarvi oggi in questo video. Nel prossimo video andremo finalmente, diciamo così, a operare effettivamente sul nostro Home Center 2 e cominceremo a vedere la creazione delle sezioni e delle stanze all'interno della nostra applicazione. Sembra sicuramente una cosa molto stupida o facile da fare, e lo è sicuramente, ma è molto importante la sua suddivisione, soprattutto nell'ottica poi dopo di andare ad assegnare i vari dispositivi alle varie stanze e soprattutto se poi dopo andremo ad inserire un impianto di riscaldamento nella nostra applicazione, perché a quel punto la suddivisione delle stanze, delle zone e dei relativi sensori diventa fondamentale, ma ne parleremo sicuramente nel prossimo video. A questo punto non mi resta che salutarvi, vi ricordo che se il video vi è piaciuto di mettere un mi piace e di condividerlo con i vostri amici. A questo punto ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!